Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2026, che è un anno 1. L'anno 1 è l'anno del mago, l'anno dei nuovi inizi, l'anno delle grandi manifestazioni che ti porterai avanti per i prossimi 9 anni. Abbiamo chiuso il 2025, stiamo chiudendo il 2025, che è stato un anno 9, ossia un anno di grandi chiusure karmiche, ossia di grandi bagagli emotivi vissuti in modo vittimistico, e ci approcciamo in quest'anno a portare avanti una consapevolezza mai raggiunta, direi, mai raggiunta proprio perché gli dei hanno fatto un grande lavoro su di noi affinché potessimo liberarci da zavorre e approcciare a questo 2026 con grandi talenti, doti e capacità. Quindi oggi, ragazze mie e ragazzi, facciamo una bellissima lettura su tutte le 12 case astrologiche, che sono tutti gli ambiti della tua vita, in poche parole. Sono il lavoro, la casa, la famiglia, l'amore, come entri nel nuovo anno, che energie hai. Poi andiamo a vedere la casa dell'occulto, il karma, la casa delle amicizie, e poi andiamo a vedere la creatività, la forza vitale, e poi dove avrai successo quest'anno, ossia la casa del successo, la casa numero 10, ok? E alla fine del nostro viaggio ti leggerò la carta del drago immaginale, che ti darà il rituale per portare avanti la tua missione quest'anno, da aggiungersi ai rituali che facciamo sempre con i 21 giorni. Poi a gennaio partiranno le masterclass e quindi là andremo proprio a centrare l'obiettivo, o sì o sì. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dalla prima casa. Allora, chiedo prima di tutto al mio amante mistico, al mio sposo celeste, amante invisibile, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere bellezza, creatività e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, mettiamo 3 carte per ogni casa. La prima casa è la casa dell'ascendente, ossia di chi sei, come inizi l'anno. E andiamo a vedere 1, 2 e 3. Poi, seconda casa è la casa dei possedimenti, delle risorse, dei soldi, come andrà quest'anno. 1, 2, 3. La terza casa è la casa dei viaggi brevi, delle comunicazioni, come comunicherai quest'anno, la casa dei fratelli, dei rapporti con i fratelli, gli interessi personali, e comunque la casa che descrive l'energia nel tuo immediato ambiente, quello che hai intorno. 1, 2, 3. La quarta casa astrologica è la casa della casa, ossia della famiglia, delle radici. Vediamo, 1, 2 e 3. La quinta casa è la casa della creatività, anche dell'amore leggero, dei flirt, ma soprattutto della vitalità, che è fondamentale, no? Quinta, 1, 2, 3, no 4, 3, 3. Poi la sesta casa è la casa del lavoro e della salute. La capacità di adattarsi ai ritmi quotidiani, le condizioni del corpo e del lavoro, 1, 2 e 3. La settima casa è la casa delle unioni stabili, delle relazioni, dell'amore duraturo, anche la casa dei contratti. Vediamo un po', settima casa, 1, 2, 3. L'ottava casa è la casa delle trasformazioni profonde, la casa della morte, della rinascita, dei limiti e dei tabù da superare, anche la casa della sessualità profonda, dell'eros. 1, 2 e 3. La nona casa, invece, è la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori, della filosofia, delle credenze che hai, anche della tua vocazione. 1, 2, 3.
La 10ª casa è la casa del successo, cioè dove avrai successo quest'anno, dove brillerai nel 2026. 1, 2, 3. L'11ª casa è la casa delle amicizie, delle cause comuni, degli ideali, anche dei nuovi alleati, dei progetti di gruppo. 1, 2, 3. E invece la 12ª casa è la casa del karma, dell'occulto, ciò che non sai, ciò che non ti vedi arrivare, le sfide karmiche da cui poi si giunge alla grande evoluzione spirituale quest'anno. 12ª. 1, 2 e 3. Allora, ragazze mie, ragazzi, entriamo nel nostro spazio sacro, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà quest'anno 2026? Allora, andiamo a vedere la prima casa, come entri quest'anno, anche la casa dell'ascendente, no? Quindi qual è la tua energia? Vediamo. Qua abbiamo la ruota, il 5 di denari e il 9 di denari. Guarda, io vedo una svolta interiore senza precedenti qua per te. Perché la ruota ti dice che stai entrando in un nuovo ciclo, molto diverso da quello che è appena concluso nel 2025. Perché qua è come se l'universo avesse deciso di spingerti oltre ciò che ti ha limitato finora. Il 5 di denari ti mostra da dove parti, no? Cioè, potresti avere inizialmente di quest'anno una sensazione di mancanza o una sensazione di insufficienza, di non avere abbastanza tempo, oppure di non avere abbastanza energie o di non avere abbastanza risorse. Oppure, che ne so, di sentirti non sostenuta o non sostenuto come avresti voluto. Cioè, questa carta è un po' l'eco di un non posso, non posso, non posso. Quell'eco lì che ti ha accompagnata per troppo tempo, direi. Ma qua arriva la magia. Cioè, è la vecchia versione di te che si sta sgretolando. Perché? Perché qua c'è la mia carta preferita in assoluto, il 9 di denari, che chiude questa triade come un sigillo di abbondanza, di autorevolezza. Cioè, tu ritrovi il tuo valore, la tua indipendenza emotiva, la tua indipendenza materiale, la tua capacità di bastare a te stessa o a te stesso. Cioè, è una carta di rinascita nel corpo, di rinascita nello stile, di rinascita nelle scelte, di rinascita nel modo di camminare nel mondo. Cioè, questa è la donna che dice, o l'uomo che dice, io merito, io posso, io valgo. Quindi l'universo ti sta dicendo il ciclo dell'insufficienza è finito, ora entri nel ciclo del raccolto. Cioè, praticamente questo si traduce così, cambi look, cioè, o energia personale proprio, cambi atteggiamento, più sicura, più sicuro, più selettiva, più dignitosa. Ti frequenti con persone che rispettano il tuo valore, inizi l'anno con un mindset da chi sta costruendo qualcosa di solido, mi verrebbe da dire. Cioè, ti togli finalmente la sensazione di dipendere dagli altri, ricominci a investire su di te. Non solo economicamente, ma investi su di te a livello esistenziale. Questo è un inizio fortissimo. Cioè, tu entri nel tuo anno come una donna che ha visto la notte, o un uomo che ha visto la notte, e ora cammina nella mattina chiara della propria potenza. Cioè, ti rendi conto che carte, no? Boh, boh, boh. Wow, ok. Bellissimo, bellissimo. Ha iniziato con una delle mie carte preferite. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera.
dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco è divampato e indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo. Archetipi che scavano nell'ombra. Passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Vediamo la seconda casa, che è la casa dei soldi, del valore, dell'economia. Il diavolo. L'asso di tre di coppe. Allora, cioè io qua vedo una spinta carnale, quasi primordiale, a riprenderti ciò che è tuo. Che significa riprenderti il tuo valore, il tuo potere personale, il tuo magnetismo, il tuo desiderio, la tua voce, il tuo corpo, il tuo talento. Cioè, è come se qualcosa dentro di te dicesse: basta scontri, basta disonori, io valgo e valgo adesso. Cioè, questa carta dimostra un momento in cui il piacere torna a reclamarti come un amante impaziente. Qua vedo una forza intensa, una forza seduttiva che vuole farsi spazio nella tua vita concreta. Non è più spiritualità un po' che galleggia in aria, qua parliamo di radici, cioè di radicamento, di cose che si toccano, che si sentono nella pancia. E sai che succede? Che arriva un lampo di lucidità, un taglio netto, una parola che diventa la spada. Cioè qua ti riprendi raddrizzi la spina dorsale qua, fai chiarezza su chi sei, su cosa meriti, su quale energia lasci entrare nella tua vita. Cioè non c'è più spazio per dinamiche tossiche, cioè proprio. Non c'è più spazio per piccole catene che nascondevano, sai, il tuo splendore. No, la mente qua si apre come una lama che taglia l'illusione. E patapom, sorpresa, che succede qua? Arriva la festa. Dopo la liberazione arriva la festa. Cioè le tue risorse non sono più un peso, diventa un rituale collettivo qua, la tua forza, le tue risorse. Qua vedo che arrivano alleanze belle, anime sorelle, collaborazione, celebrazione, qualcuno che ti solleva e ti dice basta, adesso sì, questo dovevi fare, brava, finalmente ti vedo, finalmente ti riconosci. Io qua vedo che il denaro crescerà grazie a un'idea brillante. E qua il tuo corpo brillerà grazie a una scelta di libertà che farai. Il tuo valore personale si gonfia, cioè come una vela quando arriva il vento giusto, mi spiego? E questa seconda casa ti dice: liberati, chiarisci, festeggia, torna a godere delle tue risorse come fossero un sacro nettare. Cioè qua il piacere è la guida, ragazze mie, danza del piacere intensificate. Molte di voi faranno le masterclass di realizzazione dell'obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica e il viaggio dell'eroe, quindi è questo il senso. L'idea geniale viene proprio quando risvegli i Kundalini, l'estasi sciamanica, e quindi qua il tuo piacere è la guida che ti fa fare denaro, e la lucidità in quello che vai a fare è la tua arma, e la comunità ti sostiene. Questa è anche la nostra famiglia, il Sangha, no? Quando facciamo i rituali. Qua tu fai denaro, soldi, per quello che ti piace, attraverso un'idea geniale. Se i canali sono liberi, perché questa c'è la potenzialità, canali della Kundalini. Bellissimo, bellissimo. E vediamo il mondo della comunicazione quest'anno, il tuo intorno, e anche i viaggi brevi. Vediamo cosa ci dicono le carte. Stanno tutte al giro perché l'ho battuta al contrario. Io non leggo le carte al contrario, poi stanno tutte al contrario. Allora, 10 di bastoni, terza casa, 10 di bastoni, 9 di bastoni e la regina di coppe. Qua vedo un sovraccarico che ti pesa sulle spalle da troppo tempo. Magari delle parole non dette possono essere, dei messaggi trattenuti,
o dei contatti che ti drenano, o dei pensieri che fai girare e rigirare un po' come un mulino a vento, no? Dentro di te. Cioè, questa è la fatica di chi con tutto il cuore ha cercato di tenere insieme troppe cose. O troppe conversazioni, o troppi ruoli, o troppi ponti da sorreggere, mi verrebbe da dire. Cioè, a un certo punto ti senti come alla frontiera dell'ultima resistenza. Stai in piedi, ma stai stringendo i denti, no? Questo è il classico momento in cui l'universo ti dice: non devi dimostrare niente. Lascia cadere ciò che non ti appartiene. E proprio quando sembrerai al limite, entra lei, la regina di coppe. Qua io vedo che la comunicazione si ammorbidirà. Il tuo cuore prende in mano il timone e parlerai con il cuore senza più stringere i denti, supportare. La tua mente non combatte più, ma accoglie. La tua voce non graffia più, non si arrabbia, ma la tua voce diventa la cura. E le tue connessioni, le connessioni che hai con le persone non ti pesano più, ma bensì ti nutrono, cioè guardi le cose da un'altra prospettiva. Quindi questa è una terza casa che ti dice: basta difenderti, ora parla con amore, non parlare più con la fatica. Non servono muri, serve morbidezza. Quindi io qua vedo che ritrovi una comunicazione più intuitiva, una comunicazione più poetica, quasi medianica, quasi medianica, perché ti aprirai a dialoghi che guariscono qua, ti aprirai a parole che sanano le ferite, a messaggi che arrivano nel momento giusto, proprio come acqua sulla terra arsa, mi verrebbe da dire. E quando proprio la tua voce torna a essere acqua, cioè la tua voce torna a essere emozione pura, tutto il mondo a te, tutto il mondo intorno a te ti sosterrà. Cioè questa terza casa è una liberazione gentile, cioè è una resa che diventa forza e tu torni a fluire, vedo. Sì. Magari per troppo tempo siamo stati lì a tenere duro, no? Sì, è un momento più di introspezione, non vedo tanti viaggi brevi anche qui, perché la casa ha pure dei viaggi brevi, perché possono pesare, fatica, perché tu devi alleggerire qua il modo di approcciarti alle cose e lo farai, da metà anno soprattutto in poi. Ok, ma continuiamo. Quarta casa, che è la casa, della famiglia d'origine, dove vivi tu, no? Dove vivi tu? Vediamo. Qua abbiamo il cavaliere di spade, ecco così, 5 di coppe, l'8 di spade. Ci sarà qualcosa nel campo familiare o domestico che sembrerà muoversi molto in fretta qua, anche in modo un po' tagliente, perché il cavaliere di spade qua mi porta una dinamica impulsiva. Io vedo che in casa o nelle dinamiche domestiche qualcuno agirà senza pensarci, oppure arriva una comunicazione che scuote un po' gli equilibri, mi spiego? E questa cosa potrebbe creare un po' di delusione, 5 di coppe, un po' di malinconia o la sensazione di perdere un sostegno, oppure di non essere capiti come vorresti. E questo 8 di spade mi dice che potresti sentirti un po' intrappolata in un dovere familiare, oppure intrappolata in un ruolo, oppure in una certa responsabilità e non vedere ancora una via d'uscita. Cioè, cosa significa in pratica questo? Allora, in famiglia quest'anno potrebbe esserci una discussione, una tensione, oppure una scelta da fare in casa. Qualcuno, per esempio, nella famiglia potrebbe chiedere troppo, oppure entrare nella tua energia come una folata di vento un po' difficile da gestire. E quindi ti sentirai costretta forse in un ruolo che non ti rappresenta più. Quindi ci sarà un po' il rischio di prendere tutto sul personale qua, oppure di vedere solo ciò che manca e non ciò che resta, mi spiego? Qual è il consiglio pratico qua? Stabilisci confini chiari, cioè cosa è tuo e cosa non lo è. Riduci le aspettative verso qualcuno del nucleo familiare. Perché? Perché questo scioglierà metà della tensione. E soprattutto prima di reagire, fai un respiro lungo e alleati con la dea che stai sentendo. Tristezza, rabbia, qual è? Ecco, fai un respiro lungo in questo. Non tutto ciò che arriva deve essere accolto. Mi spiego, cioè deve essere accolto con reazione.
E soprattutto mi dice qua, muoviti strategicamente. Perché l'otto di spade si scioglie con un gesto concreto, con uno spostamento, con una parola detta nel modo giusto. Mi spiego? Cioè, allora, a livello domestico ci sarà un momento di frizione o di tristezza, però serve solo per farti uscire da una dinamica che non ti appartiene più. Cioè, è funzionale questa cosa. Quello che accade è una sorta di muta, sai, la muta, il serpente che cambia pelle, non è una perdita, ma è proprio serve a farti uscire da una dinamica che non ti serve più. Anche perché iniziamo cioè c'è il 9 denari qua, è l'autonomia proprio, quindi ti devi spogliare da alcuni ruoli, soprattutto nell'ambito più vicino domestico. E anche qua l'abbiamo visto nella terza casa, l'intorno, no? Vediamo adesso la quinta casa, che è la casa della creatività, del gioco, dell'amore leggero, della voglia di vivere, anche dei figli, delle figlie, vediamo. Qua abbiamo una torre, il mondo, ci picchia, paggio di spade. Questo è l'anno della tua rivoluzione comunque. Quest'anno tu rompi uno schema affettivo o creativo che ti teneva bloccato da anni. Da anni proprio. Cioè la torre, questo è un crollo, è l'atto chirurgico che libera, è la verità che spacca, è un'illusione che viene portata giù, è un taglio necessario. Cioè che cosa vuol dire in pratica? Qua io vedo che finisce per te un modo di amare che non funziona più. O un rapporto finisce, o un legame intermittente, o un'abitudine affettiva, oppure semplicemente un ruolo che ti teneva in piedi per dovere, un ruolo che ti teneva in piedi per dovere nell'amore, o per paura. Cioè salta questo ruolo, tipo il tappo, boom. Perché dopo il crollo qua arriva il mondo, significa che è riuscita completamente, una porta che si apre, una nuova identità tua creativa, oppure una relazione molto più potente di prima. Può essere anche un nuovo interesse qui o una persona più giovane di te, o una persona più giovane entra in scena. Perché il paggio di spade è il nuovo contatto anche, no? Anche il nuovo flusso mentale, oppure una persona che ti stimola. Potrebbe essere un nuovo flirt anche sui social, o un nuovo progetto, o un'idea che riaccende la testa. Oppure un giovane collaboratore o collega che ti porta aria fresca qui, a livello di quinta casa, no? Siccome la quinta casa è la casa del flirt, dell'amore leggero, della spensieratezza, qua crolla tutto ciò che ti appesantiva. Quindi a livello amoroso qua c'è un taglio netto e una nascita immediata. Tu passerai da mi trascino qualcosa a vedo chiarissimo cosa voglio e cosa non voglio più. Cioè non è un anno di romanticismo superficiale qua, è un anno proprio di chiarimenti forti, di nuove possibilità reali. E a livello di creatività e lavoro creativo cosa vuol dire? C'è il collasso di un vecchio progetto e l'apertura improvvisa di un percorso internazionale qua, o digitale o pubblico. E il paggio porta studio, porta aggiornamento, comunicazione. Io vedo che tu ti rimetti in gioco con delle idee fresche, strategie nuove, un modo nuovo di raccontarti. Quindi il messaggio è lascia crollare ciò che deve crollare, non trattenere, perché dopo arriva qualcosa che è molto più grande, il mondo. Più aperto, più giusto, più ampio qui di quanto immaginavi, mi spiego? Per quanto riguarda invece i figli, le figlie, questa è la stesa molto potente con queste tre carte. Dice che qualcosa si rompe rispetto alla visione che hai sempre avuto sulla maternità, o sulla paternità, o sui figli, o sui progetti bambino, no? I progetti bambino sono i progetti nuovi inizi. Può essere un cambio totale di prospettiva qua, una decisione che arriva all'improvviso, oppure un evento che ti fa dire ok, ora capisco cosa voglio davvero. Perché poi quando parliamo di figli, figlie, sono progetti, creatività, o fai un progetto o fai un figlio, uguale, cioè per l'anima la stessa cosa. E il mondo qui è potentissimo, mi dice che porta a realizzazione, compimento, possibilità concreta. Se desideri un figlio, se sei in età, questa è una carta che si apre. Non è una promessa immediata però,
è preceduta dalla torre, quindi non è una promessa immediata, però è un sì energetico molto forte, perché mi dice che dalla metà dell'anno in poi ci saranno delle condizioni favorevoli, l'apertura del corpo, la maturità, cicli che si concludono per farne nascere degli altri. Per alcuni di voi può anche significare concepire all'estero o durante un viaggio, oppure in un momento di grande cambiamento personale. Parlando anche di figli, parliamo di progetti, no? Il mondo parla anche, oltre che i figli, proprio in senso biologico, e il mondo parla di creare un progetto che diventa figlio, a tutti gli effetti. È un'opera che nasce da te, che ti rende orgogliosa, orgoglioso. E il paggio di spade indica una notizia, un messaggio, un annuncio, qualcosa che arriva tramite delle parole, delle comunicazioni, anche analisi mediche che danno successo qua, vedo. Conversazioni improvvise qua, il segnale che qualcosa si muove. Sì. Allora, per quanto riguarda la possibilità di figli, c'è una finestra energetica molto fertile, però a metà anno, dopo un cambiamento importante o un crollo di vecchie convinzioni. Per quanto riguarda se hai figli già esistenti, qua, eccoli, per alcuni di voi, ci saranno dei dialoghi schietti qua, e delle verità dei vostri figli che verranno fuori qua, delle decisioni chiare. Un vostro figlio potrebbe quest'anno attraversare un momento di cambiamento molto forte e troverà poi subito l'equilibrio, ok? Ok, mamma mia che anno ragazzi miei, è molto potente questo per te, è molto potente. Vediamo la sesta casa che è la casa del lavoro e della salute. Qua abbiamo il 2 di spade, il carro, wow, l'asso di coppe. Quest'anno tu smetti di rimandare, smetti di rimandare, perché il 2 di spade mi dice che c'è stato chiaramente un blocco, o una situazione lasciata a metà, o una scelta non fatta, oppure un'abitudine che non funziona più, però che non riuscivi ancora a tagliare. Però subito dopo abbiamo il carro, eccolo. Qua il carro arriva come un'onda, no? Qua rompe gli argini, ti dice che tu quest'anno riprendi il comando del tuo tempo, riprendi il comando sul tuo corpo, sulla salute, sul lavoro organizzato, cioè non si parla qua di miglioramenti piccoli, si parla di spinta, di decisioni nette, di movimento reale. Per esempio come cambiamenti di orari, cambiare metodo, cambiare ritmo, cambiare ambiente. E finalmente affrontare quella cosa lasciata in sospeso, per ognuno di voi sarà qualcosa, eh? E l'asso di coppe è il regalo più bello, la nuova linfa, nuova motivazione, nuova ispirazione nel lavoro quotidiano. Qua c'è una routine che non ti pesa più, avrai un corpo che risponde meglio, un'emozione che torna fresca. Cioè l'asso di coppe è come dire, tu torni ad amare ciò che fai e dimmi se questa non è la cosa più bella che esiste. E ciò che fai, siccome tu tornerai ad amare ciò che fai ti nutrirà davvero. Cioè, a livello concreto, qua vedo che tu ritrovi energia e grinta dopo un periodo di stallo, magari dopo il primo mese, i primi 2 mesi qua del 2026. Ti sciogli un dubbio che tenevi fermo, che ti teneva ferma a molte cose. Cambieranno le abitudini, nuove cure, nuove routine, nuova disciplina. So che molti di voi iniziate lo yoga sciamanico con me, o la pratica dei 21 giorni o le masterclass. Nel lavoro quotidiano qua arriverà proprio un flusso di creatività o una collaborazione fresca che porterà entusiasmo. Il tuo corpo risponderà meglio come mai hai risposto prima d'ora. E soprattutto risponderà meglio perché c'è ordine nella vita quotidiana, nella vita pratica. Guarda, è un anno perfetto per iniziare un percorso che unisce mente, emozione e corpo. Sì. Cioè, come un reset qua, un reset che funziona bene. Cioè, tu decidi, ti muovi, torni a sentire piacere nelle cose che fai ogni giorno. Potrebbe essere uno spostamento, anche un trasferimento anche di lavoro, una scelta rimandata da tempo. Tutto ciò che riguarda il lavoro e la salute è perfetto, perché, come ti ho detto prima, opterai per percorsi che uniscono mente, emozioni e corpo. So, ripeto che farete con me le masterclass, ma molti di voi stanno facendo già la pratica dei 21 giorni, quindi è proprio questo il risultato, vedi?
Ecco perché poi c'è autonomia, economia, autonomia economica, autonomia personale, e certo, ok. Andiamo a vedere adesso nella settima casa, che è la casa delle relazioni stabili, anche dei matrimoni, dei contratti. Vediamo un po'. L'appeso e là, paggio di bastoni e diamanti. Inizialmente si inizia un po' l'anno in attesa, no? Come se l'universo ti dicesse fai un respiro, fermati un attimo, guarda meglio cosa vuoi davvero. È una sospensione fertile questo appeso, è il momento prima della scelta che cambia tutto e poi, boom, eccola. Qua vedo che c'è un messaggio, un incontro che ti scalda, persone nuove, paggio di bastoni, situazioni nuove, soprattutto una nuova disponibilità emotiva da parte tua. Perché il paggio di bastoni è erotico, è entusiasta, è curioso, soprattutto da l'inizio della primavera. Cioè, come se si riaccendesse qualcosa dentro di te, la voglia di provarci, di metterti in gioco, di aprirsi a un nuovo linguaggio del cuore, no? E qui entrano gli amanti. La scelta vera. Questo significa che sì, c'è un amore importante per te quest'anno, ma non arriva come un fulmine a ciel sereno, no. Arriva come una scelta consapevole, come un incastro che deve essere deciso, come un incastro che deve essere preso, dichiarato. Qua l'amore che entra quest'anno per te ha, diciamo, due caratteristiche precise. Sai quali sono? È un amore che richiede maturità e verità, non è un flirt passeggero, non è l'avventura, sai, quella che brucia dopo 2 settimane, no. Questo è un rapporto che ti chiede: sei davvero pronta? Sei davvero pronto? È davvero questo che vuoi portare nella tua vita? Perché è un amore che nasce da un cambiamento tuo interno. Cioè, prima di aprirti qua arriva questa persona. Prima di aprirti, tu lasci andare un vecchio modo di gestire i sentimenti. Per esempio, il sacrificarti per l'altro, non il sacrum facere che ci insegniamo sempre, è proprio mi do per paura che mi lasci. Ok? Cioè, do troppo, do tanto per paura che mi lasci. Questo è un amore che nasce da un cambiamento interno tuo, cioè inizi a dare il giusto, e inizi a dire i tuoi bisogni anziché non dirli per paura di. Smetti di compiacere l'altro per tenere tutto in equilibrio, cioè finisce questo. Cioè tu qua incontrerai una relazione dove non devi più fare l'acrobata emozionale per essere amata o amato, devi solo essere te stessa o te stesso. Quindi qua per chi è singolo quest'anno arriva un amore nuovo che parte piano piano, nella primavera, qui io qua lo vedo nella primavera, vabbè siamo a migliaia, quindi perché questa è la tappa del pesce ancora, no? Con l'appeso, quindi la tappa di febbraio, marzo, e poi arriva nella primavera e si consolida a giugno. Comunque, parte piano piano, ma con una chimica fortissima. Qua vedo un incontro che ti accende e poi ti chiede di scegliere seriamente. Non è un gioco questo, eh? Chi sta vivendo una storia confusa quest'anno si sblocca la storia confusa, oppure si taglia, te lo dico chiaro perché il paggio è un nuovo inizio con qualcun altro. Non ci saranno via di mezzo per chi sta vivendo una storia confusa. La scelta deve essere presa da entrambe le parti. Chi ha già una relazione stabile, qua questo è l'anno di definizione, o convivenza, o matrimonio, o decisioni importanti, o la volontà di riscrivere completamente il patto della coppia. Va bene? Siccome la settima casa è anche la casa non solo dell'amore, no? È l'anno dei contratti, collaborazioni, società, qua mi dice che ci sarà, è l'anno di una scelta strategica importante. Molti di voi sigleranno un accordo che cambia la direzione del tuo lavoro o della tua immagine nel mondo. Ma prima dovrai sciogliere un dubbio, un blocco, una condizione sospesa. Dopo arriverà ciò che ti fa avanzare. Quindi in sintesi questo è un anno in cui tu trovi un amore importante, è un amore scelto, non è un amore casuale, è un amore che accende ma che chiede verità però. E in parallelo ci sarà anche una firma o un accordo qua,
una collaborazione che porta avanti la vita su un binario più chiaro, mi spiego? E vediamo rispetto all'amore cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui-lei, che per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo, sono uscite da sole, le prendiamo. Sto male senza di te, e già partiamo bene. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Allora, questo è un po', a volte non basta solo mettere i miei oracoli per capire, no? Qua c'è una persona che sta male senza di te attraverso questa separazione acquisisce un miglioramento interno. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. E che ti ho detto qua? Questo è un amore scelto, non è un colpo di fulmine. Questo è l'amore su basi solide. Va bene? Entrambi vi spingete a migliorarvi. Che cosa significa migliorarvi? Non è che devi cambiare. E il punto della psicologia moderna da bar è che ci vogliono diversi, no? Ci vogliono sempre performanti alle logiche della propaganda, del sistema, dello psicopenitenziario, quello che i più chiamano educazione e sono condizionamenti, no? Ecco, tu devi essere quello che sei selvaggiamente. E quindi che cosa significa? Darti a quello che sei, amarti per quello che sei, questo significa essere migliori, cioè essere migliori dello psicopenitenziario in cui ci fanno stare, cioè essere autonomi, selvaggi, ok? E quindi qua c'è molta autenticità. Cos'altro ti dice questa persona? Ti prego, fallo ancora, e ha a che fare con quell'autenticità che ti ho detto adesso. Stavamo parlando del fatto che tu, essendo autentica, autentico, perché vedo quello che combini quest'anno in positivo, no? E ti mostrerai per la tua natura autentica. E quindi fallo ancora, cioè continua a essere così. Ok? Bellissimo. Poi durante l'anno faremo le letture sull'amore, però questo è quello che con le 12 case sono belle proprio per questo motivo. Ti danno proprio il solco non si può dire così, insomma la spinta principale. Allora, ottava casa è la casa della morte, della rinascita, dei tabù, della sessualità, dei tabù che devono essere superati, come vivi la sessualità, vediamo un po', l'eros che è fondamentale per la creazione della tua vita, no? Vediamo. 4 di spade, 2 di bastoni e il 7 di denari. Tu entri in un anno di profonda ricalibratura energetica. Cioè il messaggio in concreto qua è questo: non sei più disposta a farti drenare da vecchi legami, da vecchi conti, da vecchie paure. Cioè qua tu andrai a chiudere qualcosa definitivamente, ma con intelligenza, non con impulsività. Il 4 di spade qua mi dice che emotivamente una parte di te va in riposo forzato, cioè qualcosa ti ha stancata, ti ha tolto voce e quest'anno decidi tu di staccare la spina. Non per fuga, ma per igiene energetica. È la classica pausa da tutto qua, che rimette a posto l'anima. E poi avrai da fare una scelta pratica e chiara, cioè continuo a investire energie, tempo, denaro in una situazione che non mi nutre più? Oppure apro una strada nuova, più coraggiosa, più mia? Cioè, quest'anno non è possibile rimanere a metà. Devi scegliere, altrimenti verrai scelta, cioè dalla vita ho scelto, quindi devi scegliere su questo. Siccome l'8 è la casa numero 8 è anche la casa della crescita finanziaria, i possedimenti, il 7 denari è molto pratico qua, mi dice che i soldi, i soldi condivisi, le risorse familiari, gli investimenti, i conti in comune, tutto va rivisto. Mi dice che non vedrai risultati immediati, ma cresce ciò che curi con costanza. Per esempio potrebbe esserci o una piccola eredità, o un rimborso, o la conclusione di una pratica burocratica, o un progetto che inizia piano ma dà frutti costanti. Va bene? In pratica l'ottava casa mi dice che ci saranno tagli lucidi, non emotivi, lucidi. Delle scelte nuove basate su ciò che ti fa bene davvero, il recupero dell'energia persa e frutti economici lenti ma reali.
In tutto questo vedo delle profonde trasformazioni interiori che ti renderanno più forte, più centrata. Cioè stai entrando in una fase dove smetti di sopportare, lo vedevamo prima anche col 10 bastoni qua, no? 10, 9, smetti di sopportare e inizi a gestire. Questa è una rinascita che non fa rumore, però è radicale, cambia tutto, va bene? Ok, andiamo a vedere adesso la nona casa, che è la casa della fede, delle credenze, di ciò che ti muove, di ciò in cui credi, anche la tua vocazione, ma è anche la casa dei viaggi lunghi, a seconda delle carte se me lo dicono, vediamo. Regina di denari, 6 di coppe, ci picchia e la forza, che bella casa questa. Beh, quest'anno avverrà una crescita mentale e spirituale senza precedenti, eh. La regina dei denari mi porta stabilità qui, metodo, sicurezza, cioè le tue idee, le tue convinzioni si consolidano e diventeranno pratiche e tangibili. Io qua vedo proprio un'applicazione concreta della conoscenza e della spiritualità, che ti permetterà di trasformare tutto ciò che pensi, le tue idee, in azioni nella vita reale. E qua mi dice il 6 di coppe ci sarà un ritorno al passato, a quello che credevi quando eri piccola o piccolo, che ti darà questi risultati tangibili nella realtà. Quel sognare senza limiti, senza convinzioni che ci logorano l'esistenza. Perché tu ricorderai delle esperienze che ti aiuteranno a capire meglio chi sei e da dove vieni. Probabilmente anche dei contatti con persone del tuo passato, però anche un ripensamento delle tue convinzioni con un'energia dolce e riflessiva. E la forza è bellissima perché mi dice che svilupperai coraggio e determinazione nel seguire la tua strada, nessuno ti ferma. Non avrai dubbi, superi incertezze. Questo è proprio è la capacità di restare salda o saldo di fronte alle sfide e di perseguire con integrità la tua evoluzione spirituale ritrovata. E qua vedo che ci possono essere dei viaggi lunghi molto significativi per te, che possono essere anche viaggi di studio o di lavoro all'estero. Vedo apertura mentale verso delle filosofie o delle credenze nuove. La capacità di applicare anche ciò che impari nella vita quotidiana, ti vedo proprio forte. Io vedo una crescita interiore che ti rende più sicura o più sicuro nelle scelte importanti e anche un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che è utile e concreto. Quindi questa nona casa è una porta verso la tua evoluzione consapevole, dove tu costruirai conoscenza, esperienza e saggezza che dureranno nel tempo. Questo è l'anno del radicamento per te, che è fondamentale per avere radici profonde, per ergere i rami verso il cielo, no? E adesso andiamo a vedere dov'è che avrai successo quest'anno, la 10ª casa. Re di spade, sì, 4 di coppe e l'eremita, sì. Allora, avrai successo dove userai la testa. Allora, ti spiego. Non arriva solo dal denaro, dalla notorietà, il successo, perché abbiamo visto che ci sono dei risvolti anche lì, ma il successo arriva dalla chiarezza mentale, dalla strategia, dalla capacità di fare scelte ponderate qua. Perché il Re di Spade per te, che sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa, il tuo divino maschile, indica che il trionfo nascerà dalla tua autorevolezza, dalla lucidità e dalla capacità di prendere decisioni giuste. Questo non è un successo improvviso, questo è il risultato di scelte consapevoli, di coraggio intellettuale e di disciplina. E questo 4 di coppe mi dice che per brillare tu quest'anno dovrai anche dire no a ciò che non ti soddisfa più. L'avevamo detto anche prima, evitando delle distrazioni, evitando le noie, evitando situazioni che ti prosciugano l'energia. Cioè un anno in cui l'attenzione va posta su ciò che davvero conta, imparando a rifiutare ciò che non è allineato ai tuoi obiettivi. E l'eremita rafforza l'idea che il vero successo quest'anno sarà anche interiore per te.
Cioè tu sarai guidata dalla tua saggezza, dal tuo maestro interiore, dalla capacità di fare scelte autonome in linea con i tuoi veri valori più profondi. E qui la realizzazione è sia esteriore e vedrai progetti concreti, risultati lavorativi e riconoscimenti, sia interiore perché avrai sicurezza, autonomia e senso di padronanza della tua vita. Cioè in pratica quest'anno brillerai dove sai usare la testa. Restare focalizzata o focalizzato e ascoltare la tua saggezza interiore, perché è un anno di successo costruito con metodo, è un anno di successo costruito con lucidità, è un anno di successo costruito con responsabilità, dove le decisioni giuste ti porteranno risultati tangibili e duraturi. Ok? Wow, ok, adesso andiamo a vedere l'11ª casa, che è la casa delle amicizie, delle alleanze, delle collaborazioni, dei nuovi alleati. 7 di bastoni, paggio di denari e il cavaliere di denari. Allora, molte amicizie in ambito pratico e lavorativo che ti supportano, Ma comunque andiamo per gradi. Allora, prima di tutto vedo che le amicizie per te quest'anno e le alleanze avranno un ruolo molto concreto. Il 7 di bastoni mi dice che dovrai difendere le tue energie qua, il tuo spazio all'interno dei gruppi. Potresti affrontare dei conflitti o delle competizioni qua, però lo fai con fermezza. Questo non si tratta di litigi distruttivi, no, ma di prendere posizione e far valere la tua visione senza cadere e senza cedere a pressioni esterne, no? Perché è l'anno in cui tu ti stai rieducando a essere la tua magnificenza. Il paggio di denari qua mi dice che ci sono delle opportunità o delle nuove collaborazioni o contatti utili per la crescita personale o professionale. Ci sono persone qua che ti stimoleranno a migliorare, a imparare qualcosa di concreto qua, a costruire progetti pratici insieme. E questo mi dice che e anche il cavaliere di denari mi dice che le amicizie e le alleanze più solide saranno quelle che richiedono dedizione, affidabilità e capacità di lavorare insieme verso obiettivi comuni. Cioè, quest'anno mi dice non si tratta di relazioni amicali o superficiali, relazioni amicali di amicizia leggere o superficiali, no, sono legami che crescono nella sostanza qua, nella fiducia reciproca, sono persone di cui ci si può fidare. Quindi io qua vedo che nel 2026 incontrerai delle persone che condivideranno i tuoi ideali e valori concreti. Vedo che costruirai collaborazioni che portano benefici reali e duraturi. Sarai chiamata o chiamato a difendere la tua posizione senza conflitti inutili e vedo che realizzerai dei progetti collettivi con costanza e con metodo. Saprai distinguere facilmente chi è realmente affidabile e chi no, questo è il senso. Quindi questa 11ª casa porta crescita pratica, vera, solida nelle relazioni sociali e vedo che l'energia collettiva intorno a te si trasforma in un supporto reale che darà risultati tangibili. Mi spiego? Guarda, comunque tutti i segni zodiacali che sto facendo fino adesso, non li ho finiti ovviamente, però portano tutta quest'area di fede, di manifestazioni importanti, perché il 2025 abbiamo passato l'ira di Dio, o degli dei. L'anno 9, cioè finito, e ma meraviglia, grazie a quello stai diventando questo, ok. E vediamo l'ultima e 12ª casa, il karma, l'occulto, le prove interiori che vivrai, che non sai, no? Quello che non sai, che ti danno la crescita spirituale. 9 di coppe, 2 di coppe e il 7 di coppe, interessante. Allora, ci sono delle forze sottili che lavorano dietro le quinte, come ce l'abbiamo tutti, però queste forze sottili che ci sono dietro le quinte di energie ti spingono a fare chiarezza, a liberarti di ciò che non serve più e a riconoscere delle dinamiche nascoste nella tua vita. Il 9 di coppe porta la promessa di soddisfazioni interiori molto profonde. Io vedo che qua quest'anno ci sono desideri che si realizzano, non tanto sul profilo materiale, quanto legati alla pienezza emotiva, alla gioia autentica da cui poi si realizzano tutte le cose materiali, no? Cioè, quando tu desidererai quest'anno, lo fai da una prospettiva di gioia emotiva a prescindere dal desiderio. E questa è la chiave, fa realizzare tutto.
Lo so che molte realizzerete delle cose importanti con me nelle masterclass, perché andiamo, vabbè, lo sapete già. Comunque, ma anche la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto porta a questo stato di benessere, di realizzazione degli obiettivi. E quest'anno tu capisci che cosa ti rende davvero felice. Ti allinei con la tua essenza, lasciando andare veramente ciò che ti pesa o che non è più coerente con te. Il 2 di coppe mi dice che le relazioni, quelle karmiche, quelle nascoste, giocheranno un ruolo fondamentale. Ci saranno degli incontri significativi o delle riconciliazioni con persone del passato che possono arrivare inaspettatamente, perché la 12ª casa, tu non lo sai quello che ti sto dicendo. Questa è una casa che ti chiede di riconoscere chi ti sostiene realmente e chi invece è un riflesso delle vecchie ferite, portando anche armonia e guarigione dove c'era disagio. Alcune persone ti riportano vecchie dinamiche per fartele vedere e scioglierle. Questo è il karma e l'occulto, no? Questa 12ª casa. Il 7 di coppe mi dice ti avverte di non lasciarti ingannare dalle illusioni. Perché? Perché alcune situazioni karmiche potrebbero sembrarti desiderabili, ma nascondono insegnamenti importanti. Quindi la sfida è scegliere con lucidità, saper discernere tra ciò che vuoi veramente e ciò che è solo un richiamo emotivo passeggero. Salvatevi il video, lo so che molti di voi lo fate già, per seguire proprio la tappa, il sentiero. Quindi nel 2026 arriveranno intuizioni profonde su temi nascosti o dinamiche karmiche. Avrete occasione di chiudere vecchi cicli e liberarvi da legami che non servono più. Ci saranno degli incontri significativi qua nel 2026, inaspettati, che ti porteranno guarigione e equilibrio emotivo. Cioè, l'unica cosa, attenzione alle illusioni, è l'anno di scegliere con il cuore e la mente allineati, ma tanto se fate le pratiche yoga sciamanico già lo fate, soprattutto per chi non le fa, perché ti viene naturale farlo quando fai le pratiche yoga sciamanico, le scelte dove cuore e mente sono allineati, cioè già tutto sistemato quando fai la pratica. Fatto sta che qua vedo che è un periodo quest'anno di purificazione e preparazione per un nuovo ciclo, più libera, più consapevole. Questa 12ª casa è un laboratorio di purificazione qua, di risveglio interiore. Chiudi i vecchi capitoli, ti allinei con la tua felicità autentica e ti apri a relazioni e opportunità che nutrono veramente l'anima. Cioè, io sai che vedo quest'anno? Questo è l'anno di grande concretezza per te. Crescita, allineamento interiore. Cioè, l'inizio dell'anno parte con delle forze che richiamano a prendere consapevolezza di te, di quello che vuoi veramente, dei tuoi limiti. Ti apri al cambiamento, vedo che lasci andare ciò che non serve più. Sarà un periodo un po' di apprendimento e movimento, no? Dove ogni passo verso l'autonomia tua personale e la realizzazione sarà guidato dalla lucidità e dalla determinazione. Le risorse, il denaro e tutto ciò che possiedi saranno gestiti con molta attenzione, con intelligenza. Ci sarà la possibilità e l'opportunità di consolidare la tua sicurezza economica e di ottenere dei risultati concreti grazie a delle scelte ponderate e pratiche. I rapporti con l'ambiente, le persone intorno a te richiederanno diplomazia, metodo, però porteranno anche a cooperazione e crescita, soprattutto se saprai difendere le tue idee senza cedere a delle pressioni esterne. La tua casa, la tua famiglia avranno un ruolo importantissimo qua, perché vedo che ci sono dei possibili cambiamenti, trasferimenti, ristrutturazioni che porteranno nuova armonia, nuova stabilità. Anche i figli, se presenti, saranno fonte di gioia e di soddisfazioni legati a piccoli successi quotidiani. La creatività e la vitalità saranno stimolate da nuove esperienze e opportunità, quindi sarà un anno in cui tu potrai plasmare la realtà con le tue emozioni e la tua energia. Il lavoro richiederà disciplina e autorevolezza. Saprai usare la tua testa e la tua esperienza per affrontare le sfide, questo vedo. Saprai gestire responsabilità e organizzare progetti importanti. La salute richiederà attenzione al ritmo quotidiano, alla cura di sé. Ed è qualcosa che andrà incontro a qualcosa, una salute mai vista, io credo, assolutamente sì.
Nell'amore io vedo un anno di equilibri, di incontri significativi. Questo è un anno in cui farai una grande scelta d'amore, eh? Io qua vedo che questo è l'anno della tua rinascita, dove userai la testa legata al cuore, farai scelte ponderate, seguirai la tua saggezza interiore. I risultati concreti saranno sia esterni che interni, ma soprattutto tu avrai questa sensazione di ritrovata gioia interna che ti permetterà la realizzazione della grande missione. Sì. Bellissimo. Vediamo un po' adesso, ragazzi miei ragazzi, cosa ti dicono le carte del drago immaginale. L'inatteso, che cosa ti ho detto qua con la 12ª casa? Che ci sarebbero state delle prove inattese che riguardavano dei vecchi cicli, no? Allora, vediamo un po' cosa ti dice la carta del numero 10, l'inatteso. Poi ti do anche il rituale qua. Allora, la paura del cambiamento ti può impedire di crescere. Puoi scoprirti intento a far accadere le stesse situazioni che hai vissuto nell'infanzia per una resistenza inconscia al cambiamento. Cioè, accadranno delle cose che si sono ripetute nell'infanzia, abbiamo visto qua che c'era l'infanzia, o comunque persone del passato nella casa del karma e l'occulto. Ok, adesso ti do il rituale per come andare incontro al cambiamento radicale che la tua anima sta chiedendo qui. E gli eventi sono enti, entità, spiriti, questo già lo sappiamo. Andiamo a vedere il responso del drago. In presenza di questa carta devi aprirti all'inatteso. Ti ricordi il rituale erotico, rituale della Kundalini? Io non ho paura del caos, io non ho paura dell'inatteso. Ok, lo trovate nella prima sequenza fluida yoga sciamanico che abbiamo fatto sul canale. Devi aprirti a tutto ciò che la tua mente non si aspetta e non può figurarsi, e tu stesso dovresti cercare di agire in modi nuovi, insoliti, di invitare nella tua mente idee, pensieri che non hai mai pensato prima. Adesso ti do il rituale, che è una cosa semplicissima e bellissima, di fare cose che non ti aspetti durante il giorno. Ti spiego. Allora, ogni giorno fai qualcosa che sorprenda la tua mente. Per esempio, regalati una bicicletta, vendi il televisore, lasciati crescere la barba, esci quando piove senza ombrello, fermati ad ascoltare il vento quando vai di fretta, cambia l'orario in cui vai a dormire, cambiati il nome, spegni il telefono, scrivi a qualcuno che non vedi da anni, vestiti di un colore che non hai mai indossato, cucina un cibo che non hai mai mangiato, magari mischiando i sapori in modo del tutto nuovo, chiama qualcuno che non senti da tempo o che non avevi alcuna intenzione di sentire. Fai una strada insolita per recarti al lavoro, di ai tuoi colleghi qualcosa che non si aspettano, cioè sorprendi te stessa o te stesso, ti stanno dicendo. E quando ti vedi intento a sorprenderti, pronuncia dentro di te, gridandolo mentalmente, con entusiasmo, il mantra, che tutti già conoscete, Mao, meraviglia! Questa parola molto magica significa meraviglia in tibetano. Era il mantra usato da una yogini, monaca buddista e sciamana che visse nel 1100. Si chiamava Magic Labron. L'animale che ti può aiutare in questo rituale è il lupo. Quindi, ragazzi e miei ragazzi, ogni volta che fate qualcosa di diverso, sorprendetevi durante il giorno, perché vi aprite all'inatteso con grazia, con Emao, e dite Emao, che ne so, mi metto un rossetto viola, non me lo sono mai messo, io non mi sono mai messo il rossetto viola, me lo metto per andare al tabaccaio o a fare la spesa e ma cioè questo ti fa cambiare i risultati degli eventi inattesi che arrivano quest'anno per portarti quell'indipendenza e quella bellezza che abbiamo visto già dall'inizio, ok? Quindi, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio forte forte. Mi raccomando, praticate, vi aspetto alle masterclass, saranno a numero chiuso, però poi le sistemeremo durante l'anno, vediamo quanti ne posso fare alla volta, e si aprirà un 2026 strepitoso all'insegna del raggiungimento dei tuoi obiettivi. Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!